tutti e bentornati in un nuovo tutorial. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questa borsa che state vedendo ora, ma che avete visto meglio nell'anteprima del video. È una borsa, un progetto molto semplice che in realtà non avrebbe bisogno nemmeno del tutorial, ma per chi si sta avvicinando ora al mondo dell'uncinetto è necessario. Ma resta comunque un progetto replicabile anche da chi non ha mai preso l'uncinetto in mano. Lavorata interamente a punto foglia, punto che abbiamo già visto in altri precedenti tutorial, ma come ogni tutorial lo rivedremo insieme passo passo. Per questo progetto ho utilizzato il filato Inda Big di Borgo dei Pazzi, un cordoncino piatto spesso 6 mm che permette alla lavorazione di crescere velocemente, si lavora poi in maniera facilissima, pur essendo comunque un cordoncino spesso il lavoro scorre, è facile da lavorare, non duro. Vi lascio come sempre nella descrizione qui in basso il link diretto al sito Borgo dei Pazzi insieme al codice sconto valido su tutti i prodotti presenti sul sito di Borgo dei Pazzi. Come vi dicevo è una borsetta semplicissima, ma ha questa particolarità della catena perché è possibile indossarla così con doppio manico oppure allungando la catena ci permette di indossarla ovviamente più lunga a spalla, ma nello stesso tempo la catena funge anche da chiusura, ma ovviamente per chiudere per bene la borsa vi consiglio assolutamente di applicare una chiusura magnetica qui al centro. Io non l'ho fatto, ma comunque ve lo consiglio. Io in ogni caso l'ho indossata anche così, è comodissima, praticissima e comunque essendo una mini bag abbastanza capiente, c'entra il necessario insomma. Comunque non mi dilungo più di tanto, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsa e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato una rocca di Inda Big di colore bianco, una rocca corrisponde a 500 g di filato, un fondovale 21 x 8 cm, 1,20 m di catena, uncinetto numero 4 per la lavorazione del fondo e uncinetto numero 6 per la lavorazione del corpo borsa. Ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Come abbiamo fatto anche per la Star Bag, anche su questa borsa andremo a lavorare le maglie basse direttamente all'interno dei fori. Ho fatto solo una piccola variazione per quanto riguarda gli aumenti, ma niente di diverso dall'altra borsa. Quindi si va a lavorare semplicemente una maglia bassa per ogni foro e per andare a creare l'aumento andiamo a fare sempre la catenella. In questo caso ne ho fatte due. Io ovviamente ho già avviato il lavoro e mi ritrovo nella parte più stondata del fondo dove andremo appunto a collocare gli aumenti. Quindi cosa facciamo? Ho lavorato l'ultima maglia bassa, adesso devo fare l'aumento. Quindi cosa faccio? Vado a lavorare una catenella e poi procedo lavorando una maglia bassa nel foro successivo. Devo poi lavorare un altro aumento, quindi faccio un'altra catenella e poi procedo lavorando una maglia bassa nei fori restanti. Quindi per quanto riguarda l'utilizzo di questo filato vado a lavorare gli aumenti facendo le catenelle. Ovviamente se state utilizzando un cordino più sottile vi basterà andare a lavorare più maglie basse all'interno dello stesso foro, come facciamo di solito. Quindi di solito con il cordoncino più sottile si vanno a lavorare 2 maglie basse per ogni foro e 3 nel foro o nei fori nella parte più sondata del fondo. In questo caso ovviamente il filato è di uno spessore importante, quindi siccome facciamo difficoltà ad entrare nello stesso foro andiamo a sostituire gli aumenti in questo modo. Quindi ora procedo con le maglie basse restanti.
E una volta terminato il giro andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia, ma la maglia bassissima la facciamo in costa, quindi prendiamo solo l'asola retro e lavoriamo una maglia bassissima. A questo punto, lavorato tutto il fondo, possiamo cambiare l'uncinetto e prendere il numero 6, che è quello che utilizzerò io per tutto il resto della lavorazione. Ovviamente l'uncinetto può variare in base ovviamente al filato utilizzato, ma anche alla mano. Prendo il numero 6 e in questo caso andiamo a fare il solito giro di stacco tra fondo e corpo borsa, che è quello della maglia bassa in costa retro. Quindi facciamo una catenella, puntiamo l'uncinetto nello stesso punto di base, quindi prendiamo solo la metà catenella retro e lavoriamo una maglia bassa. Punto successivo, prendiamo solo la metà catenella retro e lavoriamo una maglia bassa e procederemo in questo modo per tutto il giro. Ovviamente andremo a lavorare anche le catenelle che abbiamo lavorato per creare l'aumento. Ed ecco qui terminato anche questo giro. Come potete vedere il fondo resta veramente perfetto. A questo punto chiudiamo sempre con maglia bassissima nel primo punto, prendo sempre la metà catenella retro e a questo punto possiamo partire con la lavorazione del corpo borsa. Io per questo progetto andrò a lavorare a punto foglia, punto già visto sul canale, ma come sempre lo rivedremo molto velocemente. Quindi partiamo subito, facciamo una catenella e il punto foglia è composto da 2 maglie basse lavorate insieme, cioè chiuse insieme, più una catenella aggiuntiva. Quindi punto l'uncinetto nel punto sottostante, ovviamente in questo caso prendendo tutta la catenella e non solo metà. Prendiamo il filo, non chiudiamo, puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo. A questo punto abbiamo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte e 3 insieme e facciamo una catenella. In questo caso non avremo creato una diminuzione proprio perché c'è la catenella che va a sostituire la seconda maglia che abbiamo chiuso insieme alla prima. Dopodiché puntiamo l'uncinetto nel punto successivo e andremo a ripetere lo stesso procedimento. Prendiamo il filo, non chiudiamo, puntiamo l'uncinetto nella maglia successiva, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte e 3 insieme e facciamo una catenella in questo modo. Questo è il procedimento che dovremo andare a ripetere per tutto il giro, quindi facciamo un altro paio di moduli insieme, puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo, non chiudiamo, puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole, le chiudiamo tutte e 3 insieme e facciamo una catenella. Procediamo in questo modo. Bene, ho terminato il giro, vado a chiuderlo sempre con una maglia bassissima nel primo punto
Ovviamente ho terminato con una catenella. A questo punto il procedimento resta lo stesso, quindi dobbiamo andare a lavorare sempre 2 maglie basse chiuse insieme più una catenella. Faccio una catenella per alzare il lavoro, procedo puntando l'uncinetto nel primo punto, prendo il filo, punto l'uncinetto nel punto successivo, che sarebbe la catenella fatta nel giro precedente, e prendo il filo, chiudo tutte e 3 le asole insieme e faccio una catenella. Procedo, punto successivo, prendo il filo, punto successivo, ovvero la catenella, e prendo il filo. Ho 3 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte insieme e faccio una catenella. E questo sarà il procedimento che dovremo andare a ripetere per tutto il giro, quindi come potete vedere resta molto semplice e una volta terminato il giro si chiude sempre con maglia bassissima e si ripetono sempre gli stessi procedimenti fino a raggiungere l'altezza desiderata. Io ovviamente vi lascerò, come sempre indicati qui in alto, il numero di giri totali che andrò a lavorare io insieme alla misura in centimetri, che è l'altezza completa che raggiungerò. Quindi se utilizzate un filato diverso basatevi sulla misura in centimetri. Quindi a questo punto procediamo. Bene, ho lavorato 11 giri, ho raggiunto 17 cm per quanto riguarda l'altezza. A questo punto ho chiuso poi il giro ed ho applicato dei marcapunti, perché devo andare a creare dei fori che ospiteranno quella che sarà la tracolla della nostra borsa. Ho messo i marcapunti seguendo esattamente i piedini che ho sulla base, quindi seguendo i piedini che ho sulla base ho poi seguito la riga in corrispondenza e ho applicato il marcapunti. L'ho fatto in 4 punti, qui si è tolto, però ne approfitto per mostrarvi. Allora, qui ho il piedino, ho seguito esattamente la riga in corrispondenza ed ho applicato il marcapunti in questo modo. A questo punto proseguiremo lavorando nello stesso modo, quindi procedo lavorando a punto foglia, ma dove ho il marcapunti andrò a fare le catenelle volanti in modo da poi inserire la tracolla. Quindi ho chiuso il giro qui, procedo lavorando a punto foglia fino al prossimo marker. Bene, qui abbiamo il marcapunti e abbiamo il punto foglia sottostante. Il punto foglia sottostante è composto da 2 punti, quindi cosa facciamo? Andiamo a lavorare in 2 catenelle che si aggiungono ovviamente alla catenella del punto foglia precedente. Quindi togliamo il marcapunti e procediamo, saltiamo ovviamente questo modulo e procediamo lavorando sul modulo successivo. Quindi saltiamo i 2 punti successivi 1 e 2 e andiamo direttamente nel successivo e procediamo lavorando sempre a punto foglia fino al prossimo marker.
Qui abbiamo di nuovo il marcapunti, abbiamo sempre i 2 punti che dobbiamo saltare, quindi andiamo a fare altre 2 catenelle. Saltiamo i 2 punti sottostanti, possiamo togliere il marcapunti e procedere con la lavorazione. Quindi questo procedimento lo andremo a ripetere anche sull'altra parte della borsa, quindi sugli altri 2 marcapunti. Bene, ho terminato il giro, come potete vedere ho creato tutte e 4 le asole, sto utilizzando sempre l'uncinetto numero 6 ma ho preso quello ergonomico per comodità. A questo punto andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima nel primo punto e procederemo lavorando il giro di rifinitura a maglia bassissima in costa retro, quindi continuiamo lavorando prendendo solo la metà catenella retro e lavorando a maglia bassissima. Ovviamente lavoreremo anche le catenelle. Terminato questo giro andrò a lavorare un ultimo giro sempre a maglia bassissima ma alternandolo con delle catenelle in modo da dare un effetto un po' particolare. Quindi ho terminato il giro sempre con una maglia bassissima, a questo punto procedo lavorando una catenella, una maglia bassissima nel punto successivo sottostante, prendiamo sempre solo la metà catenella retro, poi di nuovo una catenella, una maglia bassissima, una catenella, una maglia bassissima, così per tutto il giro. E questo sarà l'effetto. Terminato anche questo giro possiamo quindi tagliare il filo e andarlo a nascondere tra le maglie. A questo punto non ci resta che applicare la catena, quindi la facciamo passare attraverso le asole che abbiamo creato e poi la andiamo semplicemente ad unire. Una volta applicata la catena, questo sarà il risultato finale. Questo è il cordino che mi avanza da una rocca, quindi in alternativa potete farci una nappina come decorazione, un portachiavi, un cuoricino. Ho fatto alcuni tutorial sul canale
li trovate spulciando comunque sul canale, appunto. Sono veramente soddisfatta come sempre del lavoro finito. È una borsetta semplicissima che possiamo tranquillamente realizzare tutte, anche chi si avvicina ora all'uncinetto. Si realizza tranquillamente con una giornata, quindi spero che questo progetto sia piaciuto anche a voi. Se è così, fatemelo sapere come sempre con un bel pollice in su, un commentino qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate, se la realizzerete, e per chi vorrà condividere le proprie creazioni potete taggarmi sul mio profilo Instagram o su Facebook. Trovate tutti i link nel box informazioni qui in basso, insieme al link diretto al sito Borgo dei Pazzi, che troverete comunque anche qui sullo schermo, insieme al codice sconto valido su tutti i prodotti presenti sul sito, quindi su tutti i filati, non solo su Linda Big. Quindi siamo giunti al termine del tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial e cliccando sulla campanellina riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo video sul canale. Quindi a questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!